centimetri, quindi ho tagliato un tessuto di 15x30. Solitamente se vuoi utilizzare due colori diversi, due tessuti diversi, puoi rilevare un tessuto diverso da questo. Io lo voglio fare tutto dello stesso colore e della stessa fantasia, quindi va bene così. Quindi lo giro, lo metto al rovescio, così, quindi dritto contro dritto, e qua dovrei cucire, però siccome io l'ho messo nella ripiegatura, in questo caso non ho bisogno di cucire. Una cucitura dritta, tranquillamente. Perfetto. Ecco qua. Ci ho passato un attimo il ferro caldo in modo tale che rimanesse questa cucitura, cioè questo ripiego. Poi ripiego il rettangolo a metà in questo modo, facendo coincidere la cucitura centrale, vedi? E la fisso con una pinzetta. Ecco qua. Quindi appiattisco bene anche con le mani. Adesso devo rientrare da questa parte, quindi dall'esterno verso l'interno, di 5 centimetri. E me lo segno sia da una parte che dall'altra. Qua, qua e qua. Adesso devo, con una squadretta, con una riga, mi traccio una riga che parte da questo punto e arriva al vertice di qua. E me lo segno con il gessetto, in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Quindi questo con questa parte qui. Così. Perfetto. Ci metto uno spillo per fermare sia da una parte che dall'altra, e il passo successivo è quello di tagliare questa parte. Ecco qua, sia da una parte che dall'altra. E quindi avremmo questa situazione qua. Adesso dobbiamo segnarci un'apertura centrale, che praticamente dobbiamo, questo è il centro, distanziarci dal centro di 2,5 centimetri, quindi così, qua e qua. Quindi questa è, diciamo, l'apertura. Ci rimettiamo la pinzetta, che in totale ovviamente sarà 5 centimetri. Dobbiamo cucire partendo da questa parte fino ad arrivare a qui. Partire da questa parte, quindi lasciando questa parte libera, diciamo aperta, tutto qui fino ad arrivare a qui. Quindi iniziamo a cucire da qui.
giro, tolgo lo spillo, abbasso e vado. Faccio qualche punto indietro e vado avanti. Se ti senti sicura nel cucire, puoi anche aumentare la velocità. Tolgo lo spillo, giro e vado. Ok. Abbiamo fatto quella cucitura. Perfetto. Adesso, una volta che ho stirato, che ho cucito, devo tagliare questa parte in più, che è la punta. Anche questa, ok? Anche dall'altra parte, ovviamente. Quindi anche qua. E anche qua. Rigirare al dritto. Quindi rigiriamo. Ecco qua, così. È facilissimo. Devi mettere il dito qua, quindi arrivare fino all'estremità. Ok, te l'ho fatto vedere in tanti tutorial, però siccome questo è un tutorial per principianti, metti il dito qua, così, lo fai rientrare all'interno, ok, dopodiché con l'altro dito fai uscire la parte e la tiri. È veramente una fesseria. Ecco qua. Si è un po' stropicciato. Stiriamo. Allora, prima di tutto dobbiamo portare all'esterno, portiamo all'esterno queste parti qua, ok, questa e questa qui, ok, con i girangoli. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, tiro fuori l'angolino e l'angolino, ecco qua, perfetto. Dopodiché rimbocco verso l'interno la parte aperta che abbiamo lasciato aperto, ok, così, e lo stiro. E stiro anche tutto il fiocco che abbiamo fatto, sia da una parte che dall'altra, in modo tale da appiattire perfettamente tutte le cuciture che abbiamo fatto. Ok, allora questo è il centro, ok, ce lo siamo, anche se non si vede, cioè si vede perché l'abbiamo stirato, quindi allora questa è la parte centrale. Io devo girare il mio fiocco fino a far combaciare la punta con la parte centrale e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi le due punte devono coincidere in questo modo e poi stiro, ok, così apro,
facendo di 3 centimetri, me lo segno, ok, e che ho preso la misura, vedi, con questa qua abbiamo segnato, vedi, questa parte segnata deve coincidere con questa parte qui, e lo stesso questo, quindi le due parti verranno in questo modo, eccole qui, e qua devo metterci lo spillo per fermare questa parte qui, ok, devo fermare il tutto. Dopodiché, dopo che siamo in questa posizione e condizione, prendiamo un filo, io l'ho preso bianco perché sì, ha il rosa ma anche il bianco, quindi ho scelto il bianco, e poi ovviamente l'ago con il filo, e devo inizio da questa parte qui, ecco qua, inizio a fare così, ok, cucio a mano con dei punti, insomma così, ok, e continuo fino a qui, ok, quindi continuo a cucire e arrivo fino a qui, ok, dopo che sono arrivata qui inizio a tirare il tutto, vedi, una volta che hai tirato hai questa situazione, allora così lo tiri e gli fai fare un po' di giri bloccandolo. Si è formato il fiocchetto, adesso bisogna preparare una striscia di tessuto, o con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato questo, e puoi farlo delle dimensioni che più ti aggradano. Per quanto riguarda il fiocchetto, faccio 4,5 e 12 centimetri. Questa è una ripiegatura, non mi serve questa parte qui, quindi la taglio. Devo girare dritto contro dritto la parte più lunga, così, e cucire questa parte qui. Dopo che ho cucito, devo rigirarlo al dritto, e faccio così. Mi aiuto sempre con la mia spilla da balia, faccio così, e lo rigiro. E poi ti consiglio di stirare, quindi mettere la cucitura al centro, così. Una volta che di stirare sia da una parte con la cucitura al centro che dall'altra. Andiamo a riprenderci il nostro fiocchetto, bellissimo fiocchetto, e andiamo a posizionarlo al centro. Qui la grandezza, diciamo la larghezza, lo possiamo scegliere noi. Allora, lo mettiamo al contrario, ok, giro questa parte verso l'interno e la metto qua, e poi lo cucio a mano. Se lo voglio fare così, guarda, fatto così esce più o meno un fiocchettino del genere, guarda che carino.
è un amore. Adesso lo cucio a mano, lo cuciamo a mano con un sottopunto. Ovviamente li possiamo fare anche più grandi per vari tipi di decorazione, per i capelli, anche per l'albero di Natale, volendo. Si possono fare con vari tessuti natalizi. Ed ecco qui. Il fiocchetto è veramente una delizia. Guarda una meraviglia. È meraviglioso. Ti faccio vedere dove ho deciso di mettere il mio fiocchetto. Ho voluto, io ho questo fiori finti, ho messo qua della sabbietta e voglio metterlo qua come decorazione. Quindi ho scelto questa, praticamente è una sorta di gomitolo di lana usina, che è molto carina. La faccio passare all'interno qua, così, ok? Che è anche bellina da vedersi. Poi lo metto qua, quindi cosa faccio? L'ho fatto entrare qua dentro e poi lo voglio posizionare qui e gli faccio magari lo faccio anche più lungo, in modo tale da fare un bel fiocchetto. Facciamo uguale, gli facciamo prima un nodo, vediamo un po' come sta. Poi vabbè lo posizioneremo nel modo giusto. Ecco, faccio un nodino, piccolo nodino, e poi posso fare un bel fiocchetto. Ecco qua, così, carino. Poi lo rigiro, lo posizioniamo carino carino, il fiocco lo voglio bello bombattino, così abbiamo il fiocchetto che decora il mio portafiori.